siamo ragazzi, è arrivata la nuova Boom MP 2024 insieme alla Boom Pro MPL e anche la Team, se non vado errato, ma tutte le versioni chiaramente le trovate su Tennis Warehouse, che mi ha fornito questa racchetta e che ringrazio, e vi ricordo che potete acquistare questa e altri prodotti selezionati sul sito accedendo allo sconto con il codice LOST1010. E devo dire che nella precedente recensione, se andate a rivederla, il modello del 2022, non ero stato proprio contentissimo. Diciamo che era stata una recensione abbastanza cattiva nei confronti di Head, ma in questo caso penso che invece abbia funzionato piuttosto bene. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, metti un bel mi piace e direi che possiamo cominciare. La nuova Boom MP arriva in un nuovo design, sostanzialmente segue quello che abbiamo già visto con la Speed, che è uscita proprio qualche mese fa, e se non hai ancora visto la recensione puoi andare indietro nei video pubblicati a vederla. Chiaramente abbiamo mantenuto questo turchese che era distintivo della linea Boom, e quello che possiamo notare a livello di verniciatura è che è sì opaca, ma non tanto quanto la Speed. Mi fa pensare che sia stata utilizzata una verniciatura leggermente diversa. Cambia, diciamo così, il modo in cui è stato scritto il nome del telaio, e segue sia la Prestige che la Speed, come abbiamo già avuto modo di vedere. È stata mantenuta questa forma particolare, comunque chiamiamola isometrica, della testa, dove a ore 10 e ore 2 c'è un allargamento per consentire un allargamento anche e un aumento dell'area utile, del centro utile, quindi dello sweet spot, e quindi garantire maggiore gestione dei colpi decentrati, maggiore potenza in tutte le situazioni di gioco, e questo aumenta in qualche modo anche la stabilità del telaio. E devo dire che, al di là, diciamo, degli aspetti estetici, dove uno può trovare o meno, diciamo, non è per forza un valore assoluto di riferimento questo, il dato di fatto è che la racchetta è migliorata e anche parecchio rispetto all'edizione precedente. Alla data di oggi non è ancora disponibile il dato relativo alla rigidità del telaio, ma sono più che sicuro che sia scesa, così come è stato per la Speed, anche sulla Boom la rigidità. Stiamo parlando probabilmente di 1 o 2 punti, non tantissima roba, ma su una racchetta che era già 64 di base di partenza, scendere ancora vuol dire rendere la racchetta ancora più connessa, ok, al nostro braccio quando colpiamo. Credo che molto abbia giocato anche il fattore Auxetic 2.0, che se nella prima versione si fermava al cuore della racchetta, nella versione 2.0 scende fino alla tappo della racchetta, fino al manico, e questo fa sì che le sensazioni siano molto amplificate. A me è una racchetta che è piaciuta tanto, ha giocato da classica, nel senso che le sensazioni sono quelle dei telai storici, classici, anche di casa Head, molto vicina alla Speed, ok, molto vicina alla Gravity. Che cosa cambia? Cambia che questo è un telaio che favorisce la generazione di spin, veramente facile generare palle arrotate, penetranti e pesanti, ha una buona potenza di base sul servizio, ma in generale anche nei colpi piatti. La densità dello schema corde, che è 16-19, è piuttosto bassa, quindi bassa densità significa piatto corde aperto, quindi capacità di generare bene lo spin. È una 295 grammi che non sembra tale, cioè giocandoci io non pensavo di avere tra le mani una 295, pensavo di avere una 300 buoni, abbondanti, è bella solida. E il fatto che abbia un profilo sulla carta di 24 mm, ma in realtà non è così, è leggermente conica perché va ad allargarsi un pochino più su questa parte qua e poi si restringe, non è nemmeno così fastidioso, non lo senti. Una racchetta che dovrebbe essere in qualche modo ibrida. Personalmente approvo questo modello, approvo, e mi ha stupito, cioè nel senso, sono entrato in campo carico di aspettative, venendo da una recensione un po' così, non per forza negativa, però molto titubante sui precedenti modelli. Mi ha lasciato veramente sorpreso, è una racchetta che utilizzerei, cioè onestamente parlando. Poi mi sta un po'
scatole la forma del telaio, onestamente la forma del piatto corde che si allarga qua, questo non mi piace moltissimo, però una racchetta non è che la devi giudicare in base alla sua forma o in base alla sua colorazione, o meglio, potrebbero essere degli elementi che ti portano a scegliere un telaio piuttosto che un altro, ma la vera scelta dovrebbe riguardare prevalentemente la sua giocabilità, la sua performance, ci aiuta o no a giocare. Ci piace o no quando stiamo giocando? Come sempre questa l'ho portata in campo incordata con Head Lynx 22-21 kg, sì 22-21, incordate da Christian Famma Matchpoint, e vi ricordo che anche su matchpointonline.it abbiamo il codice sconto LOST10, quindi potete acquistare da lì prodotti selezionati. Una scelta diciamo della corda secondo me è abbastanza indicata, perché è una corda morbida che si sposa molto bene con le sensazioni morbide. È anche vero però il contrario, che potremmo tranquillamente andare a scegliere una corda un po' più dura, come una Hawk Touch o una Lynx Tour, per andare a controbilanciare la morbidità del telaio e quindi avere un impatto ancora più fermo, più stabile. Andrei in casa Ed su questa tipologia di corde. Un telaio, secondo me, che venderà tantissimo anche in funzione del fatto che non esiste solo questa versione con nero turchese, ma la colorazione un po' più chiara che io purtroppo non ho tra le mani, quindi la MP per esempio si può scegliere in 2 colorazioni differenti, soprattutto per le donne secondo me andrà molto quella tipologia di scelta, quindi vediamo che succede. Chiaramente le specifiche rimangono prettamente le stesse, con un bilanciamento a 31,5, un piatto 100, 16-19, 295 grammi per la MP, per la Boom Pro siamo a 310, piatto 98. Non so se avrò modo di provarla, vediamo. Allora Ale, questo test della nuova Boom MP, tra l'altro tu sei un utilizzatore della precedente versione, che sensazioni ti ha dato, com'è rispetto alla precedente, che cosa ci racconti? Allora, sicuramente il telaio è molto buono, io mi trovo benissimo con la mia racchetta, ho avuto buone sensazioni su tutti i colpi. Okay. Rotazioni in primis, la racchetta è comodissima, a rete è molto bene, forse l'unica pecca che ho trovato rispetto alla mia, col dritto faccio un po' più di fatica, cioè quando vado a spingere tanto mi sembra un po' più elastica la racchetta, okay. Quindi flette un po' di sì, più, è un pochino più complicato trovare spinta. La palla la sento un po' meglio, okay. Però la spinta non so, pecca un pochino. Sì, anche io ho percepito una palla un po' più scarica rispetto ad altri telai che abbiamo provato nella mattinata. A chi la consigli questa racchetta? Sicuramente al giocatore intermedio è ideale perché fa bene tutto, non vedo punti deboli, okay, in questa racchetta. È anche un giocatore un po' più avanzato, sì, anche degli ottimi terza categoria riescono sicuramente a utilizzarla. Bisogna trovare il giusto equilibrio, probabilmente anche con la corda più appropriata, certo, al giocatore. Magari anche un custom, tu per primo la tua non l'hai lasciata diciamo così di fabbrica, ma ci hai messo un po' mano, no? Con qualche piombo. Sì, io ho fatto un custom con Christian Famà, il grande sponsor. Esatto, vero? Quindi codice sconto LOST10 sul sito matchpointonline.it. Noi abbiamo appesantito un pochino la racchetta, leggermente sul balance. Io storicamente, okay, ho sempre usato racchette un po' più pesanti con un balance tutto sul manico, più arretrato sul manico. Però questa io, come ti dicevo, la trovo una racchetta con pochi difetti. Si potrebbe giocare così anche per chiunque, diciamo, non devono per forza metterci in mano, secondo te? No. Okay. Anzi, altro che. La versione base è veramente un ottimo compromesso. Un buon tavolo di partenza, insomma. Sì, assolutamente. E quindi portiamoci a conclusione. Una racchetta ben riuscita, che spinge, genera spin, è facile, maneggevole, si muove molto bene anche sotto rete, ottima la gestione di palle corte, ricami e ritocchi. La consiglio al giocatore, nello specifico Boom MP intermedio / avanzato, che vuole comunque avere diciamo delle buone sensazioni in campo, che cerca un telaio solido, stabile, che non sia per niente complicato e che non gli affatichi il braccio e la spalla. Diciamo che potrebbe essere adatta anche alle giovani promesse in ascesa, quindi per esempio 15-16 anni, 17 anni che passano ad un telaio serio. Tensioni consigliate, sicuramente non andrei sopra i 22-23 kg, ma questa è una vostra preferenza, e quindi io vi lascio così. Ditemi qui sotto nei commenti se vi piace questo nuovo modello, almeno esteticamente, e se l'avete già provato che cosa ne pensate. Boom MP
MP trova un suo spazio in questo mercato, perché comunque sia abbiamo in casa Head le racchette da controllo come Gravity e Prestige, abbiamo una racchetta a tuttofare che è la Speed, che si porta un attimino più sulla linea del controllo, diciamoci la verità, con l'ultimo aggiornamento. Abbiamo le racchette pure da spin che sono le Extreme e questa Boom secondo me si posiziona proprio tra la Speed e le Extreme. Spin facile, potenza gratuita, un po' a discapito del controllo, diciamoci la verità, ma può dire la sua, sono contento che Head abbia fatto queste migliorie perché era un peccato, insomma, avere un telaio magari così, ci sta, però dobbiamo considerare che Boom è solo la sua seconda uscita, quindi il margine di miglioramento non poteva che essere ampio. E allora ragazzi, al prossimo video mi raccomando, se ti è stata utile questa recensione metti un bel mi piace, iscriviti al canale e al prossimo video.